Aprilia tuono V4. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Oggi Angie è in compagnia della regina. Lei, l'Aprilia tuono 1100 Factory, questa è la versione tra l'altro in libera speciale, prende tutte le innovazioni della RSV4 tranne il motore, che in questo caso non cresce di cilindrata ma è sempre 1077 cm3. Hanno deciso di non salire con la potenza. Ovviamente dal 2021 che c'è questo modello, e ha il serbatoio che è come quello dell'RSV4, cambia il forcellone che è 600 grammi più leggero e ha una rigidità torsionale nel punto del perno ruota che è aumentata del 48% rispetto alla precedente generazione. Abbiamo un motore che sale 300 giri in più rispetto al precedente, arriva ora a toccare quota 12.800 giri. 209 kg in ordine di marcia, batteria al litio. Sono pochi i cambiamenti che hanno fatto su questa versione e hanno deciso, come sapete, di distinguerla dalla versione tra virgolette base. Ha le Öhlins appunto a controllo elettronico, una centralina che gestisce anche il frenomotore in connubio con la piattaforma inerziale, quindi funziona anche con l'angolo di piega. Cosa abbiamo ancora? La sella più morbida, che effettivamente mi ricorda un po' quella della Tuono 660 come schiumato, c'è un buono schiumato, e da questi primi metri posso già capire che questa è ancora una delle pochissime moto, ma proprio poche, che mi emoziona, mi fa battere forte il cuore. Cioè, se voi provate questa moto vi batterà forte il cuore, e succede solo con lei, perché quando questo V4 canta non c'è Ducati che tenga. Quando apre le valvole sopra i 5.000 giri più o meno cambia completamente il suono ed è veramente un tuono, cioè è proprio un tuono. E adesso andiamo a provare, ho già fatto qualche curva e vi dico qualcosa dall'onboard a fra poco. Io sono assolutamente, il mio canale, un fautore della guida su strada prudente, non sono un ipocrita, e quindi si va piano nei paesi e stando dentro la propria corsia, se il traffico lo permette, se si conosce la strada con 1000 se, qualche curva secondo me si può fare divertendosi un pochino, stando ampiamente dentro i propri limiti. E quelli della moto, vorrei potervi dire che io posso raggiungere i limiti di una tuono, no, non li raggiungo, non li solletico nemmeno, non riesco neanche a solleticare una moto del genere, ve lo posso garantire. Chi di voi ci riesce, un applauso, perché è un pilota. Quindi abbiamo 3 mappe motore sue più 3 mappe completamente personalizzabili dedicate alla pista, anche è possibile disattivare l'ABS al posteriore, così come l'antiwheel, è tutto regolabile. Abbiamo anche il comandino qua che ci permette di regolare il controllo di trazione al volo, cosa che a noi non interessa, perché la coppia di questa moto è talmente su che dovremo andare a dei livelli che uno non si può su strada, e secondariamente non si può fare con una moto che si conosce e che non è nostra, che si conosce da poco tempo. Quindi andiamo a divertirci con calma, ricordandoci che qua sotto c'è una iena. Sentite che cos'è? La useremo in mappa sport, agisce ovviamente anche sulle sospensioni. Davanti, cosa c'è qua? Una maglietta. Davanti abbiamo le Brembo M50 e non le Stilema, ma sinceramente sono veramente pippe.
Allora, non è una moto intuitiva, avrei detto così nel 2000, la prima che ho avuto, io ce l'ho avuta questa moto, la prima V4 APRC, l'avrei detto anni fa. Oggi ci sono moto che sono più intuitive, richiede un po' di tempo per entrarci in sintonia, perché vi fa capire che lei non gioca, proprio non gioca, ve lo fa capire dalle vibrazioni che comunque ha, pur essendo un V4, da un leggero on-off che ha a giri che quasi non sono neanche evidenziati sul contagiri, ha quella risonanza gutturale intrinseca, si vede nel suo V4 intorno ai 3500, quando è iniziato ad aprire un po' il gas. Io non me lo ricordavo, ma quando l'ho sentito su questo esemplare mi sono ricordato della mia, ed è incredibile le emozioni che può suscitare una moto, quello che vi può tirar fuori da dentro. Non esiste sull'elettrico, andranno forte, accelereranno forte, ma ragazzi, vi faccio sentire e non mi dite che l'elettrico è il futuro. Spostarsi in sella è molto facile qua a piano, perché ho paura che ci sia della ghiaia. Ne approfitto per parlarvi dell'ergonomia, che secondo me è un capolavoro. Si è abbastanza caricati sul manubrio, che è molto vicino alla seduta. Vedete anche un po' di leggere esitazioni, ma perché è molto sensibile il ride by wire, io credo. Il cambio è preciso, ma sopra un certo regime di giri. Non è un cambio che vi fa capire che lo potete utilizzare in città, ragazzi, stavo per dirvi in città. In compenso la sella, la posizione, tutto vi fa capire. La sella che sembra proprio fatta apposta per portarvi in piega, e poi la si riscopre neutra quando le velocità aumentano leggermente, perché in città era difficile guidarla. Una ciclistica che di mappatura sport non è neanche così rigida, o meglio, è sicuramente meno rigida, ma complice un po' anche perché le Öhlins sono delle sospensioni che sono veramente tanto scorrevoli e copiano molto bene. Ma in mappatura sport, sottoposta alle accelerazioni di questo V4, è anche quasi, cioè la sentite che si muove, ma si muove esclusivamente di forcella e mono, di idraulica che è un po' aperta. Cosa vi posso dire, ragazzi? È una tuono, è una tuono. Nel senso che la frenata è perfetta, la frenata è veramente perfetta, nel senso che avete un bite iniziale molto pronto, è una frenata direi da moto da pista. Qual è? Protezione dall'aria, dimenticatevela. Ma avete questo, avete
importa in che marcia siete, quando apre la valvola voi godete. Bisogna sapere dove sono le cacche qua e fare lo slalom in mezzo alle cacche. Cosa dire ragazzi, questa è la moto che secondo me è la numero uno in tutto. Non riesco a trovare difetti oggettivi nella guida sportiva, perché questa è l'unica indole che uno può chiedere a una moto che si chiama Tuono Factory, cioè non può chiedere altro. Se io volessi una moto sportiva, così sportiva, cara Ducati, cara KTM, care tutte, non avrei alcun dubbio. Cioè, se voi state cercando una moto sportiva, me l'avete spiegato qualcuno di voi, ma non me lo ricordo. Si fa. Iscrivetevi al canale, se vi piacciono i miei video fatelo per favore, pollicione su, e iscrivetevi al canale, perché lo so che guardate e non vi iscrivete. Ha un blipper esemplare, una seduta molto buona, la vorrei provare veramente la versione turistica. Io vorrei, ma io non so, Aprilia, ma perché non fai una moto come la multistrada? Con questo motore tirato giù anche di 10 cavalli, anche di 15, chi se ne frega. Aprilia, fai una moto, fai una crossover. Perché? Mi sentite? Avete già una moto che è stupenda, dovete farla che consumi un ciccino meno. Il calore non so dirvelo perché fa fresco oggi, quindi non l'ho usata in città, non so dirvi. Fareste la perfetta moto come il multistrada, la fate un po' più economica perché non avete il blasone, il brand awareness si dice. Quindi ragazzi, fatelo. Ragazzi, la nostra prova si conclude qua. I numeri non rendono merito, nel senso che sulla carta uno potrebbe scegliere la Tuono e metterla tra altre competitor, ma come per esempio la Super Duke, oppure anche Street Fighter, Ducati, ma Aprilia ancora una volta è riuscita con questo gioiello a creare una moto che è unica, e io la ricordavo così. L'unica cosa che, come vi ho detto nel video, di un po' diverso è la facilità. Ecco, la facilità viene un pochino meno rispetto alle moto magari un po' più semplici ma sempre sportive, perché questa qua veramente su strada, sì, queste curve qua non c'è traffico e tutto, ma è difficile, veramente difficile andare su strada con un oggetto del genere, perché la usate tutta in seconda, è molto rigida, anche se le sospensioni aiutano. E io, se vi devo dare un consiglio, tanto comprate una moto che non ha senso avere, quindi compratela con le Öhlins, non risparmiate, prendete la versione base, tutta la vita per comprare con le Öhlins. Io me la ricordavo molto più rigida, e l'unica cosa che è il telaio è il perimetrale, è sempre quello, quindi direi che sono le sospensioni. La sella sì, un pochino fa. Io li alzerei un po' per la guida stradale, metterei il riser della versione base, il riser rialzato della versione base, perché così si ha un minimo più di comfort in strada, anche se oggettivamente questa moto qua dovrebbe andare una volta al mese in pista. L'Aprilia ha fatto centro, secondo me, continuerà a far centro, ed è una moto che concettualmente è sempre molto simile alla versione che ho avuto e che ricordavo. Quindi brava Aprilia, top 10 e lode. Da Ange è tutto, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao!